Con questa ricetta in mezzo al tavolo vi applaudiranno tutti e servono solo 3 ingredienti facilissimi. Vediamo subito la ricetta. Serviranno delle cosce di pollo, del pane grattugiato e delle uova, a piacere degli aromi. Per fare questo lavoro non utilizzate un coltellaccio enorme, usate un coltello piccolino, non seghettato. La prima cosa, tirate indietro la pelle verso l'alto, dopo, come sto facendo in questo istante, tagliate i tendini, sono 3 principali, dopodiché cercate un attimino di separare la parte sopra dove avete mandato la pelle con la parte sotto, così avete un pochino di spazio per lavorare. Vedete quei filamenti bianchi? Sono i tendini, che tra l'altro danno anche fastidio in bocca, ma adesso li tiriamo via, rischiamo un pochino l'osso e andiamo a vedere, a capire dove c'è l'articolazione. Con il coltellino gli giriamo un pochino intorno e la stacchiamo l'articolazione che verrà via insieme con la pelle. Se rimane qualche pezzettino di pelle, di carne, di grasso, non succede mica niente, anzi è una cosa puramente estetica, se volete potete anche lasciarglielo, non è un problema. Ora, i fili che dicevamo sono i tendini, vanno tirati via, quindi li tagliamo tutti quanti. È un'operazione molto semplice che potete fare anche con una forbice. Sulla carne facciamo delle incisioni con il coltello non troppo profonde, che favorirà il tempo di cottura dopo quando andremo a cuocerli. Ora con il coltello spingiamo verso l'altra estremità contro l'osso la carne, in maniera di creare una specie di bastoncino con l'osso e tutta la carne che è aggrappata praticamente all'ultimo mezzo centimetro di osso. Abbiamo tirato via la pelle, abbiamo tirato via i tendini. C'è anche un altro piccolo ossicino, se volete lo tirate via, se non volete lo lasciate lì, non succede niente. Però vedete che ho fatto una cosa che assomiglia a una specie di carciofo, di fiore rovesciato. Mettiamo da parte e facciamo così con tutte le cosce di pollo. Questa è una ricetta che si può fare anche con le ali di pollo invece della coscia, con la parte quella che ha dentro un osso singolo. L'unica differenza è che cuoce nella metà del tempo, perché sono più piccoline. Questa è un'operazione molto più semplice di quello che potrebbe sembrare e davvero in pochi minuti riuscirete a fare tutte le cosce di pollo del mondo. Per fare questa ricetta io aggiungerò degli aromi freschi del mio giardino, il rosmarino, la salvia, il prezzemolo, eccetera. Però per chi ha gusti un po' più esotici, io ci vedo molto bene del cumino o del curry, per esempio, e poi a piacere, se volete, dell'aglio granulare in polvere o dell'erba cipollina. Ho fatto il mio mazzetto di aromi freschi e sono a posto, però se volete va benissimo anche solo un pochino di prezzemolo e poi un pochino di pepe, che ci sta benissimo. Per quanto riguarda il sale, io vi consiglio di metterlo dopo che avete cotto il pollo, alla fine. Lavati e tritati i miei aromi, li metto nella ciotola dove dopo andrò a mettere anche l'uovo. Per questa quantità, ovvero 5 coscette di pollo, preparo 2 uova, le spezie, un po' di pepe e nulla altro, una leggera sbattutina. È una ricetta davvero facile, fa un po' di scena perché è molto carina da vedere, però è davvero facile. Ci metto dentro tutte le mie coscette disossate e le mischio bene, le impacciugo bene con le mani in maniera che l'uovo arrivi ovunque. In questi casi, in questi lavori, faccio sempre notare che io mi impiastro di uovo solo una mano, l'altra mano no. In questo modo riesco a lavorare tenendo un po' di ordine e senza sporcare tutte e 2 le mani, così non faccio disastri. Cerco di dare una forma rotonda alla mia coscia di pollo, una specie di, come dire, chupa chups, ecco, quelli col bastoncino. Non verranno subito rotonde, bisogna fare un'altra piccola operazione, adesso vi faccio vedere. La prima cosa da fare è questa qui che sto facendo adesso, ovvero passato nell'uovo e negli aromi, poi viene passato in abbondante pan grattato, abbondante, tantissimo, e cerco di fare una prima bozza di chupa chups con tutte e 5 le mie cosce di pollo. Vedete che ho solo una mano impiastrata e l'altra no, ecco,
È così che bisogna cercare di fare. Ora che ho finito di panarle, dicono i più ortodossi, ripasso la parte sotto, è abbastanza la parte sotto. Avete visto come ho fatto? L'ho ripucciata nell'uovo e adesso la sto ripassando nel pane, così mi resta un po' più rotonda, vedete? Solo nella parte inferiore e poi nel pane e via, siamo pronti per cuocerli. Per farvi vedere bene ho utilizzato una pentola trasparente in Pirex, non molto grossa, una briciolina di pollo per capire quando è calda, e appena è un po' calda, diciamo sui 140 gradi, ancora non deve friggere forte, ci metto dentro le mie cosce di pollo per 30 minuti, 30, se usate le alette di pollo bastano 20. Lo faccio partire piano piano con l'olio che è appena caldo, che sobbolle lentamente. Potete notare che fa poche bollicine, però è già abbastanza caldo. Se si alza troppo la temperatura, come in questo caso, bisogna abbassarla, perché altrimenti in 30 minuti fa in tempo a bruciarvi il pollo fuori e a lasciarlo crudo dentro. Quindi bisogna farlo piano, bisogna friggerlo molto piano, molto lentamente, e bisogna girarlo abbastanza spesso, in maniera che il calore arrivi ovunque. Potete stare tranquilli che in 30 minuti sarà croccante fuori e cotto perfettamente dentro. Naturalmente potete utilizzare una pentola più grande di questa o una friggitrice, che sarete molto più comodi. Faccio notare come frigge molto lentamente. Questa è la temperatura perfetta, intorno ai 145 gradi. Non vi resta che preparare una bella salsina da pucciare alle vostre cosce di pollo, una piccola decorazione che non fa mai male e un grandissimo saluto da Gabriele.